Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una torta di primavera. È fresca, gustosa, colorata ed è perfetta per ricorrenze e festività. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare la base del dolce, il pan di Spagna al cacao, e per prepararlo abbiamo bisogno di uova medie, zucchero, cacao amaro e farina. I pesi, come al solito, sono scritti in info box sotto il video. Aggiungo subito lo zucchero alle uova e con il frullatore a velocità media monto per 7 minuti. L'impasto scrive, vedete? Si è schiarito e ha triplicato di volume. Ora dobbiamo setacciare il cacao nella ciotola della farina. Misceliamo le due polveri. E ora possiamo inserirle setacciandole nuovamente. Le inseriamo gradualmente e le incorporiamo manualmente con una frusta. Facciamo movimenti circolari dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. Ora siamo pronti per andare in teglia. Io ho foderato con carta da forno una teglia a cerniera da 24 cm. Ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 165 gradi e lascerò cuocere il pan di Spagna per 45-50 minuti circa. Ecco il pan di Spagna appena sfornato, è davvero leggerissimo. Ora lo lasciamo raffreddare completamente e poi lo togliamo dallo stampo. Mentre il pan di Spagna raffredda, noi prepariamo la farcia per la torta. Ho già semi montato della panna vegetale, qui vedete del mascarpone e dello zucchero a velo. Ora aggiungo lo zucchero a velo alla ciotola del mascarpone e una volta miscelato così, vedete si è formata una bella cremina, aggiungiamo il mascarpone nella ciotola dove ho già semi montato la panna. E ora con l'aiuto di fruste elettriche a bassa velocità andiamo a miscelare il tutto.
questa è la consistenza che anche voi dovete ottenere. Ora trasferisco questa crema in un sac à poche e la lascio riposare in frigo. Il pan di Spagna è freddo, l'ho tolto dallo stampo e adesso dobbiamo dividerlo a metà. Vedete com'è bello? Soffice, soffice. Adesso bagniamo il pan di Spagna con una bagna alla vaniglia. Troverete la descrizione della bagna in info box. Acqua, bacca di vaniglia e zucchero portate ad ebollizione per 1 minuto. Così va più che bene. E ora prendo la crema in frigo perché dobbiamo farcire la base. Una volta farcita così la base, aggiungiamo delle fragole tagliate a dadini. Queste sono fragole dove ho messo soltanto una spruzzatina di limone. Ho evitato di mettere zucchero perché sono ben mature. E a questo punto dobbiamo ricoprire la torta con l'altra metà del pan di Spagna. E ora con la bagna vado a bagnare così il pan di Spagna. E a questo punto noi dobbiamo semplicemente decorare con fragole fresche e qualche fogliolina di menta, perché questo dolce semplicissimo è pronto. Un ultimo tocco di colore con qualche fogliolina di menta. Io direi che la mia torta è proprio pronta, è semplice, colorata, fresca e molto molto buona. Questa torta deve andare in frigo e deve riposare almeno 3 ore prima di essere servita. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia torta con panna e fragole sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.